È arrivato agosto e col suo solleone sono arrivati i pomodori da conserva, maturi, dolci e fantastici per fare la passata di pomodoro e i pelati. Ne ho presi un pochino più di così, quest'anno ne ho presi circa 50 kg da fare in passata di pomodoro e in pelati. In questo video in particolare vi faccio vedere la passata di pomodoro, come la facevo da bambina con la mia nonna e come continuo ancora oggi a farla. Naturalmente ci sono mille varianti, ma questa è la mia. Io vado dal produttore che ho vicino a Porto Maggiore, che mi ha fatto scoprire la mia vicina amica Doretta. Se voi potete, anziché andare al supermercato a comprarli, che arrivano sì sempre dal contadino ma vi costano comunque anche di più e il contadino prende di meno, andate direttamente dal produttore, se vi è possibile naturalmente. Adesso bando alle ciance e ci dedichiamo ai nostri pomodori. Il primo passo è lavare molto bene i pomodori e iniziare a eliminare quelli con un principio di marciume. Dopo averli scolati li sciacquiamo ancora e li mettiamo in un colapasta. A questo punto iniziamo a tagliarli a metà per il largo, facendo contemporaneamente un secondo controllo ed eliminando eventuali parti non sane. Squizziamo per bene i semi che andranno poi eliminati e teniamo da parte i pomodori così puliti, procedendo in questo modo per tutti quelli che dobbiamo lavorare. Dopodiché entra in azione la pascia pomodoro. La mia l'ho chiamata ruggia. Il motivo mi pare evidente. È quella che usava mia nonna quando ero piccola e ancora oggi funziona egregiamente. Passiamo pian piano tutti i nostri pomodori, avendo cura di mettere un recipiente capiente che conterrà la passata e un altro per gli scarti. Di tanto in tanto, per aiutare la fuoriuscita della polpa, passo col coltello. Non so se è da fare con altri modelli di passapomodoro, ma rimane il fatto che questo era il mio compito specifico quando ero una bambina. Finita di passare la prima cassetta si imbottiglia. Io vi consiglio di usare delle bottiglie rigorosamente di vetro, vanno benissime quelle che tenete dopo aver bevuto la birra. La capienza sarà quella che serve a voi, piccole o grandi. Sconsiglio di usare vasette a bocca larga con tappi decisamente più costosi e alle volte mi è capitato non si conservasse così tanto bene la passata nel tempo. Per chiudere le bottiglie serve ovviamente una chiudibottiglie. Questa che vedete è quella che usava mio nonno per il vino e il Monster me l'ha restaurata. Tappo a corona e via, leggiadri come fossimo in fabbrica. Avanti così per tutte le cassette di pomodoro da lavorare e poi si va a fare il bagnomaria obbligatorio. Noi lo facciamo nel paiolo che si usava in campagna dove abitavo da piccola e quindi a ogni contenitore di vetro viene messa una bella copertina di stoffa per evitare che l'irruenza della bollitura sul fuoco a legna possa fare dei danni. Quando l'acqua raggiunge il bollore si fa andare avanti a bollire ancora 30-40 minuti, poi si fa raffreddare completamente. In questo caso servono quasi 2 giorni, però se lo fate in una pentola di una grandezza normale vi basterà una notte. Una volta raffreddate e asciugate andranno poi messe in dispensa al buio e al fresco e poi potrete gustarle per le vostre preparazioni deliziose in ogni momento. Grazie per avermi seguita e noi ci vediamo al prossimo video.